Ciao a tutti e bentornati su Guitaskin. Sono Aldo Pellegrini e come promesso oggi andiamo a realizzare il secondo video dedicato al nuovo firmware di Quad Cortex CoreOS 3.0. Cosa andiamo a vedere nel dettaglio? Un po' quelle che sono le novità degli effetti disponibili. Allora, sappiamo che questa nuova versione ha anche la disponibilità di lavorare con i plugin, ma questa è una cosa diciamo che abbiamo già visto. Per il momento ci sono due plugin disponibili nel sito della Neural che possono essere installati anche su Quad Cortex. In futuro ci saranno degli aggiornamenti ai vari archetype e quindi saranno disponibili altri plugin. Però oltre a questa cosa qui, Neural ha aggiornato l'elenco dei suoi effetti, di alcuni effetti, inserendo alcune particolarità. Diciamo che le principali sono sidechain, che dopo andiamo a vedere cos'è nello specifico, sidechain su diversi compressori, dei transparent blend con sidechain, il circular delay, e vediamo se ricordo male, se c'è qualcos'altro. C'è il doubler, i gate con il sidechain, c'è anche il transpose, quello che ci dà, diciamo, la possibilità di droppare le chitarre. Ok, comunque andiamo passo passo e andiamo a vedere ogni singolo blocco cosa fa e come può lavorare. Bene, partiamo dalle cose più particolari. Il sidechain. Cos'è sidechain? Sostanzialmente un nostro effetto che ha la possibilità di avere sidechain, qui in griglia vedete questo noise reduction, ha al suo, diciamo, sul titolo troverete questa sigla S/C che indica l'opzione sidechain. Il sidechain è utilizzato molto in studi di registrazione per collegare dei compressori generali magari sul mix a, che ne so, alla cassa piuttosto che a un altro componente, e in base a quello che sente dalla traccia della cassa di batteria, per esempio, va a comprimere l'intera batteria piuttosto che l'intero comparto ritmico. Può essere un'idea, insomma ci sono vari utilizzi. In questo caso il sidechain dobbiamo pensarlo come un effetto che lavora su tutti i blocchi che ha in precedenza, quindi se io ho un suppressore di rumore dopo delle testate con delle casse, un distorto potente mi crea molto rumore e il noise reduction va a lavorare a tagliare quel rumore. Cos'è che cambia però? Cosa va a seguire come segnale per attivare o disattivare questo suppressore di rumore, oppure anche il blocco dei filtri. Dopo ne vediamo uno che si fa per capire molto bene. Per esempio andiamo qui su una patch distorta. Questo era il plugin Gojira che avevo buttato giù velocemente l'ultima volta proprio per fare degli esempi, no? Qui abbiamo una chitarra distorta, un canale molto distorto, e qua vedete c'è questo noise reduction attivato. Nel momento in cui lo tolgo sentite che c'è questo rumore di fondo. Benissimo, lo attiviamo. Come vedete qui il noise reduction, diciamo la percentuale di questo adaptive gate, di soglia per cui entrare a lavorare e iniziare quindi a ridurre, è molto bassa. Perché? Perché gli ho dato come sorgente di segnale da seguire in base ai suoi dB è l'input 1, quindi proprio qui dove entra il segnale della mia chitarra. Perché faccio questo? Perché in questo modo lui riesce a, diciamo, chiudere il gate non appena sente che la chitarra non lavora più o sta più bassa, e questo mi garantisce il fatto di poter sentire meno rumore anche nel momento in cui vado a fare, diciamo, non so, abbasso il volume della chitarra su un canale distorto e tento di creare una specie di clean, no?
ovviamente quando apre sentirà un po' sotto, ma nel momento in cui, per dire, escludo questo controllo, diciamo, di sidechain, lui sostanzialmente adesso sta lavorando in serie normale e diciamo, la sorgente da triggerare, che sta seguendo, è l'ultima disponibile, quindi questa qui. Ok, adesso questo blocco è disattivato, quindi lui sta sentendo il suono che arriva da questa cassa e quindi, avendo 0 come impostazione percentuale di riduzione del rumore, lui non si attiva perché questo rumore è alto. Allora io, per aumentare e togliere il rumore, devo aumentare la percentuale di intervento di questo noise reduction. Ecco, 77%. Quindi lui adesso, in base al rumore che sente prima, quello della cassa, attiva e quindi dice: ok, per attivare questo gate e chiudere devo superare quella soglia di rumore che mi arriva da questo cabinet e quindi devo tirarlo su fino all'82%. E sentite che effetto ha abbassando il volume così. Se lo metto che intervenga sul mio canale, diciamo, di ingresso della chitarra, cioè deve analizzare il rumore che arriva dalla chitarra, quindi il rumore essendo praticamente nullo in ingresso, tenendolo a 0 lui si attiva lo stesso e va a togliere il rumore della testata, però mi lavora meglio in termini di segnale, cioè riesce a distinguere meglio cosa sta facendo la chitarra e si rilascia quando sente che la chitarra inizia a suonare anche a un volume minimo, perché l'ho messo, come vedete, a soglia di intervento molto bassa. Poi l'adaptive gate va ovviamente a tagliare tutto quello che sono i rumori che arrivano dalla catena di segnale che c'è in precedenza. Quindi diciamo, bisogna un po' capire bene, lui si attiva in base a quello che sente adesso arrivare dalla sorgente della mia chitarra, quindi la chitarra, non essendo rumorosa, non avendo dei rumori in partenza, io la percentuale, diciamo, di soglia per il quale lui si deve attivare è minima perché non ho rumore da qua, quindi lui già a 0% si attiva e appena io suonerò la chitarra aprirà. Quindi potrò fare abbassamenti di volume senza sentire che manca segnale, senza sentire che cambia il suono. Nel momento in cui invece non ho questo side chain, quindi non vado a leggere il segnale diretto dalla mia chitarra iniziale, ma ce l'ho spostato dietro all'amplificatore, la soglia di intervento deve essere molto più alta per poter tagliare. Nel momento in cui esco dall'ampli che fa rumore, devo alzare fino a che inizia a segare, ok? Questo è un po' il concetto, spero di averlo fatto capire in maniera empirica. Un altro effetto che ha il sidechain, e questo forse si capisce molto meglio, è l'envelope filter. Cos'è l'envelope filter? È una specie, chiamiamolo una specie di wah automatico. Adesso vi faccio sentire proprio su un canale distorto. Cosa fa? Allora, attiviamolo. Ok, una specie di wah, chiamiamolo un filtro di frequenza. Ok, e in base a quello che voi andate a selezionare, cambiate le frequenze, le aprite, le chiudete. Benissimo. Adesso, come vedete, anche qui c'è il pallino del sidechain e mi sta traccando, ecco, tracciando sempre il canale della mia chitarra, quindi appena sente la mia chitarra si attiva. Infatti sentite che se abbasso il volume lui lavora male perché non sente tutte le frequenze.
poi dipende da quanti millisecondi gli date di rilascio, queste cose qui. Bene, se io lo tolgo dal sidechain e gli faccio leggere il suono che arriva già processato dalla mia testata col distorsore e tutto e dalla cassa, sentirete che il suono non sarà così, avrà molto meno effetto, sarà molto meno interessante, cioè la sua funzione è proprio questa, per questa tipologia di effetto, no? Riuscire a leggere bene le note e darci questa apertura stile wah. Se io invece lo metto, non gli dico niente, quindi lui non è attivato come sidechain e mi legge il suono che arriva dalla testata, cioè resta sempre aperto, non fa quell'effetto wah wah. Lo mettiamo invece dritto a tracciare il segnale dalla mia chitarra, quindi fa questo effetto di wow wow che altrimenti sarebbe rovinato, ok? Quindi questo è un altro esempio di sidechain che ha un senso. Un altro sidechain interessante è questo qui. Allora, ce ne sono in realtà due. Adesso vediamo questo, che è l'utility Transparent Blend. Questo sostanzialmente è un mixer di segnale, diciamo così. Quindi, lavorando, io adesso l'ho collegato al mio pedale espressione. Mettiamo un pulito. Ok. A 0 lui mi fa passare il suono che è su questa riga, no? Quindi effetti e quant'altro. Ok? Benissimo. Allora, prendiamo questo Transparent Blend. Quindi immaginate di avere la possibilità di avere due canali mixer nel quale decidete che suono far sentire in base a dove posizionate questo blocco Utility Transparent Blend e che sidechain gli volete dare. Allora, facciamola facile. Io adesso ho il suono che entra nel compressore, nella testata, nella cassa, passa tramite il gate e quant'altro e dopo va nei chorus, delay, riverberi da qui. Benissimo. Con questo a 0 il segnale passa così. Con questo tirato al 100%, sentite anche che c'è un rumore di fondo che arriva del pick up, ok? Perché sostanzialmente il sidechain ho detto senti vai a prendermi il suono, vedete c'è questo pallino bianco, mi indica che questo è collegato qui. Nel momento in cui tiro tutto al 100% vado sul secondo canale e il secondo canale cosa fa? Prende il suono che c'è qui, eventualmente qui se è accesa la testata e me lo spara qua, ok? Quindi sostanzialmente lui mi esclude le casse, mi esclude il noise reduction, infatti sentite il rumore, e esclude tutto quello che c'è tra qui e qui. Dopo da qui esce e va avanti, quindi suono processato o processato dalle testate e dalle casse che arriva qua e dopo va nei delay, nei riverberi, oppure suono pulito senza le casse che va direttamente ai delay e ai chorus. Potrei anche metterlo dopo, in base a quello che voglio fare. Questo era, mi è venuto in mente, che tra l'altro era Lucchetta, se non sbaglio, che ha registrato le parti di chitarra di Michael Jackson, Human Nature, mi pare, ok, che era tutto... Ok, questa ritmica qui, questo è il suono testata, cassa, effetti e quant'altro. Se io switcho, adesso l'ho collegato a un pedale espressione, sentite questo è il suono invece questo è il suono della testata dritta, immaginate di vedere dritta su un banco mixer senza la cassa. E una volta si usava molto
in certi generi funky piuttosto che pop, e potrei quindi fare, che ne so, matchare i due suoni contemporaneamente, no? Solo testata, cioè solo, tutto insieme, testata, cassa e quant'altro, e adesso blendo, faccio un mix con il suono anche dritto della testata senza la cassa, lo metto al 50%, anche mentre suonate magari lo potete aprire, no? Quindi sentite che ha una particolarità molto, molto, molto interessante. Ok, hai sentito questo suono molto particolare, quindi si può blendare tra questo e questo. Togliamo il chorus e facciamo un funky. Un altro pezzo, mi ricordo, di Michael Jackson, che si sente proprio la chitarra in DI, com'era? Adesso non mi ricordo la tonalità, però se andate a sentire Thriller ha questa chitarrina sotto, e a quei tempi si usava molto la DI, cioè la chitarra diretta sul banco, magari con piccolo pre, proprio per far venire fuori queste frequenze, no? Quindi ecco cos'è il Transparent Blend, l'Utility Transparent Blend. Perché? Perché c'è anche la versione plugin di questo effetto, che è qui in Utility, vediamo, dov'è il blend? Ah, Plugin Blend, eccolo qua. Cosa cambia? Andiamo a vedere, cambiamo questo effetto con il Plugin Blend e facciamo la sorgente sempre la stessa al momento, diamo l'ok e gli metto il pedale espressione, assegna a pedale espressione numero 2, ok. Sentite che è diverso? Allora, quello di prima era transparent, qua invece il plugin blend dà anche una soglia di compressione, un po' di compressione, e schiarisce un po' il suono. Suono processato, adesso suono in sidechain dietro le testate, quindi senza le casse. Questo è un po' più particolare, non so come mai sia così, quindi con un po' di compressore e un taglio di frequenze diverso, quindi non è lineare come quell'altro. Infatti rimetterei questo giusto per farvi sentire subito la differenza. E c'è chi lo usa per dire anche come, che ne so, come mix per gli effetti, ma non credo che abbia un grande senso. Alcuni mettono il sidechain prima dei delay e quant'altro, quindi lui prende tutto il suono con la cassa e quant'altro fino al punto in cui gli ho dato il sidechain e dopo mi fa passare il suono a zero, diciamo, attraverso gli effetti, e al 100% non lo fa più passare tramite gli effetti di ritardo, ma non ha un gran senso a mio parere, in quanto io ho già i valori di mix che posso abbinare ai miei pedali di espressione o settare per scene sui vari effetti di ritardo, quindi lo vedo più proprio per avere una DI, un suono diretto che esce saltando una cassa piuttosto che saltando un effetto singolo, ecco. La stessa cosa posso fare per dire col distorto. Se cambio canale,
quindi avere sta roba fuzzy, cioè sto uscendo dalla testata ma non vado nella cassa. O miscelarli insieme. Ok, suoni particolari, uno può esplorare e crearsi i propri suoni particolari. Bene, allora andiamo, il doubler ne avevamo già parlato, però lo mettiamo qui, escludiamo questo e andiamo a vedere il doubler. Sostanzialmente il doubler, anche qui avete il plugin doubler che è un po' più semplice, o il doubler. Qual è la differenza tra i due? Che anche qui gli diamo il sidechain e gli diciamo prendimi il suono della chitarra iniziale, che così lo capisce meglio e riesce a processarlo meglio. Il doubler è uno splittamento del vostro segnale in due. È un micro delay, chiamiamolo, di 6-10, dipende da quanti millisecondi volete, e vi sposta il suono della chitarra una a destra e una a sinistra, così sembreranno due chitarre. Se siete un chitarrista di una band e siete da soli, non avete quindi un altro chitarrista a spalla e volete avere un suono un po' più massiccio, più impattante, ecco, sulle ritmiche, questa è una buona soluzione. Quindi a 9-6 millisecondi facciamo spento, suona così. Se noi lo mettiamo acceso adesso questo bel doubler, vedete, apre il suono e quindi ci dà un bel effetto. In questo caso posso decidere se far sentire di più la chitarra di destra o di sinistra, cioè se io tolgo questo, vedete, va solo un canale, non è dry effect level, no? In realtà è canale destro o canale sinistro in questo caso, cioè la chitarra dritta, non processata, non ritardata, e la chitarra ritardata. Qua dietro ho l'altro doubler che è il plugin doubler. Ok, questo l'abbiamo messo a 8.4, attiviamo anche questo, input source 1, 8.4, sentiamo se ci sono differenze. Questo è più semplice perché non avete regolazione, cioè regolate solo il vostro ritardo e dopo il resto lo fa lui. Ma veramente secondo me sono uguali alla fine, non cambia più di tanto, uno è più semplice, l'altro invece vi può dare l'opzione di aumentare il volume di un segnale rispetto all'altro, del canale destro piuttosto del canale sinistro. Però questo è un bellissimo effetto, secondo me si possono sdoppiare un po' le chitarre e creare un suono molto più interessante. Allora, una cosa importante, il doubler è un effetto stereo. Ok, è inutile che venga messo davanti alla testata o davanti a una cassa mono o quant'altro, no, deve essere messo dopo le testate e anche dopo gli effetti tipo chorus se si vuole. Lui sdoppia poi e divide il segnale destro e sinistro spostandoli un pelo, quindi potrei mettere il chorus dopo o il chorus prima, i delay e quant'altro li lascio dietro, ma non ha senso mettere un doubler vicino a un pedale distorsore davanti a una testata, perché poi la testata è mono e quindi non avrete l'effetto doubler. Vediamo se c'è spazio qui. Non ho spazio qui, togliamo questo che abbiamo visto prima, vediamo, ok. Sentite? Io l'ho messo davanti, spento o acceso, non cambia niente. Per forza, perché vado dentro con un segnale stereo, tra virgolette, in una testata che è mono. Allora
Se lo metto invece qui, sentite che ha veramente l'effetto desiderato. Bene, un'altra cosa che abbiamo di nuova è il transpose, eccolo qua, che è il famoso effetto che era presente, no, dobbiamo metterlo qui, il famoso effetto che era presente nei plugin, ora disponibile anche qui in Cortex. È attivo ma non ha, diciamo, nessun semitono. Qua andate a semitoni, vedete? 0 semitoni, un semitono, se voglio suonare mi bemolle. Otto semitoni. Chitarra baritonale. Facciamo 5 semitoni, andiamo in do. Ok, quindi se avete esigenza di fare pezzi droppati, questo non ha latenza, suona veramente dritto. Non male. Poi abbiamo, vediamo cosa c'è ancora. C'è il circular delay, che abbiamo visto velocemente nell'altro video. Allora, cosa fa il circular delay? Sostanzialmente è un delay che sposta le ripetizioni a destra, al centro e a sinistra, quindi continuamente va a lavorarmi nell'ambiente stereo. Sync note, come al solito decidete il vostro tap dove va a lavorare. Qua sostanzialmente gli dico di fare una terzina in 2 tempi, ok? Time 3, 4. Se io invece poi vado a lavorare tipo sui quarti, adesso qua farà 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta, quindi la terzina sul quarto. Voglio lavorare di ottavi. Ok? Posso dirgli di fare 16esimi. Torniamo magari sdoppiamo il tempo. Quarto, diciamo 4 alterato, quindi lui andrà a fare, vediamo. Vedi, va a lavorare sempre con 4 battute, però, con 4 ribattute, però inizia a modularle nel tempo. Ok, quindi qui invece andiamo a modificare i vari parametri, no? Allora, aumento le ribattute, sentite che va a destra a sinistra? Potete fare in sync, lo potete fare per tempo, il feedback sostanzialmente, torniamo un po' indietro qua. E la diffusion è quanto queste ripetizioni devono, diciamo, espandersi per diventare quasi un riverbero. Tirando indietro la diffusion sentirete le ripetizioni molto più chiare, molto più secche.
eccoci, abbiamo visto un po' tutte le possibilità di sidechain. L'ultima che non avevamo visto forse riguarda i compressori. Allora facciamo una cosa un po', vediamo se ci riesce una cosa un po' estrema. Prendiamo il solid state compressor e gli diamo come sorgente sempre il nostro canale 1. Aspetta che abbassiamo il mic. Ok, sentite che allora ratio alta, quindi mi riduce moltissimo il suono. Gli dico di attivarsi con un ratio basso e gli dico magari di fare una release molto veloce. Facciamo meno. Proviamo un altro compressore che magari lavora meglio. L'Opto, vediamo, che è più veloce forse. Meglio sì. Attacchiamo subito, rilasciamo in pochi millisecondi. Ecco, se volete dei suoni particolari, strani, questa potrebbe essere una soluzione, quindi mettere un compressore dietro le testate, dietro le casse che dice ok, leggimi il segnale della chitarra, quindi si attiva con un ingresso di un certo tipo e mi poi va a rilasciare un attacco molto veloce e un rilascio molto veloce in modo tale che lui mi va a comprimere tutto quello che esce da qua subito in maniera estrema e dopo lo rilascia come se avesse una specie di volume. Si può fare per cose lente o lunghe, non è che possiamo fare grandi giochi, però questo è un po'. Oppure si può mettere dietro a un effetto di ritardo, lasciando questa tipologia di settaggio per far abbassare il volume dell'effetto di ritardo mentre sto suonando. Quindi quando ci sono l'effetto di ritardo si sente poco e vedete che è al 70%. Se adesso tolgo il compressore si sente il delay, no? Quindi lui rilascia, quando non sente più il segnale della chitarra, rilascia il delay. Quindi quando sono note ripetute il delay non va a sporcare. Però ecco, diciamo che non è, non userei mai in questo termine questa tipologia di compressore messo col sidechain. Poi magari ci sono altre applicazioni interessanti che uno può andare a scoprire, ma personalmente mi interessa meno, ecco. Però gli altri, col sidechain, come abbiamo visto, il doubler piuttosto che il noise gate, sono molto interessanti. Bene, ci siamo dilungati abbastanza, spero di avervi potuto dare una spiegazione per quanto poco più chiara possibile di questi nuovi blocchi, e se quello che hai visto ti è piaciuto e sei interessato ad essere informato quando usciranno nuovi video, iscriviti al canale, seleziona la campanellina, lascia un like, anche qualche commento e poi verrai informato in automatico. Ci vediamo alla prossima, ciao!